Ciao a tutti, oggi faccio vedere come riparare un ombrello. Più precisamente faccio vedere la riparazione nel caso la stoffa si sia rotta nei punti in cui vi sono le estremità che la tengono collegata alle bacchette. È una cosa molto comune, quindi di sicuro questo video vi potrà tornare utile, in quanto lo riparerò con materiali veramente di facile utilizzo e in pochissimo tempo. Ecco, come vediamo, capita talvolta che quei fermi che tengono la stoffa, oltre a rompersi, magari vengono anche persi. Non preoccupatevi, non è un problema. Se li avete bene, se no si può utilizzare anche qualcosa di simile. O come nel mio caso, nel momento in cui avete un vecchio ombrello che è da buttare per altri motivi, perché magari la stoffa si è rotta in altri punti o perché le bacchette si sono stortate, eccetera, eccetera, potrete semplicemente rimuovere questi fermi e tenerli da parte nel caso servissero per la riparazione di ombrelli in un tempo successivo. Quindi veniamo alla vera e propria riparazione. Per ripararli, tanto per cambiare, utilizzo il solito collante a caldo. Io sono un po' un appassionato di collante a caldo, quindi vedo subito dove può essere usato. Poi, specialmente in questi ultimi 2 o 3 anni, ho notato che sono in vendita anche stick di colla di diversi colori. Per esempio, ho comprato questi che hanno, in cui la confezione ce ne sono dentro rossi, verdi, gialli. Nel mio caso, essendo l'ombrello verde, utilizzerò lo stick di colla verde. Quindi, come dicevo prima, nel mio caso avevo un vecchio ombrello e ho recuperato i fermi. Prendiamo semplicemente uno di questi fermi, lo posizioniamo dove la stoffa si è rotta e andiamo ad agganciare quella parte rimanente di stoffa che riusciamo. Se non è molta non preoccupatevi perché tanto comunque copriremo il tutto con il collante a caldo. Ecco come vedete nelle prossime sequenze. Quindi stendete una bella quantità di collante, poi con la punta della pistola la potete modellare oppure potete anche lasciarla asciugare per qualche secondo, un minuto diciamo, e poi modellarla eventualmente con le mani. Non subito perché scotta, è comunque sui 100 gradi. Poi una volta che avete fatto questa modellazione, lasciate asciugare e vedrete il risultato. Magari lo provate su uno, se poi va bene io consiglio di estenderlo a tutti gli altri fermi dell'ombrello, anche se non sono rotti, perché questo metodo comunque aiuta a rinforzare l'ombrello stesso. Ecco, vediamo il risultato. Io l'ho messo su tutte le estremità delle bacchette e come potete vedere è stato disposto anche abbastanza bene. Poi oltretutto essendo verde sembra un tutt'uno con ombrello. Facciamo quindi la prova, proviamo a aprirlo, vediamo che tiene tutto ed ecco fatto. In 5 minuti abbiamo risolto. Abbiamo riparato un ombrello e abbiamo evitato come al solito di buttare tonnellate di spazzatura in discarica. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like
e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.